Gli italiani sul Titanic. Chi erano e cosa è successo loro? Oltre un secolo fa, più di 2000 persone salirono a bordo del Titanic, un transatlantico britannico diretto a New York City. Alcuni erano attratti dal lusso di una nave all'avanguardia, altri dalla promessa di una vita migliore. Tra questi ultimi molti italiani che cercavano nuove opportunità sull'altra sponda dell'Atlantico. Il 14 aprile 1912 il Titanic colpì un iceberg, causando danni irreparabili e la morte di oltre 1500 persone a bordo. Dei 712 sopravvissuti, solo 5 erano italiani. Il numero di italiani a bordo era relativamente basso, solo 43 su un totale di 2240 passeggeri e membri dell'equipaggio. 32 italiani lavoravano nel servizio di ristorazione sotto la supervisione di Luigi Gatti, un ristoratore di successo originario della Lombardia. Tutti loro perirono, incluso Gatti stesso. Il suo corpo fu recuperato e sepolto in Canada. I passeggeri italiani di prima classe erano Sante Righini, Albina Bassani e nella Carlin Goldenberg. In seconda classe c'erano Emilio Portaluppi, Emilio Mangiavacchi e i novelli sposi Sebastiano Del Carlo e Argene Genovesi. In terza classe si trovavano Francesco Celotti, Luigi Finoli, Alfonso Martino Meo e Giuseppe Peduzzi. A causa della mancanza di scialuppe di salvataggio, pochi uomini riuscirono a scampare alla tragedia. Sante Righini trascorse le ultime ore aiutando donne e bambini a salire sulle scialuppe. Il suo corpo fu recuperato e sepolto a New York. Anche i corpi di Sebastiano Del Carlo e Alfonso Martino Meo furono trovati. I resti di Francesco Celotti, Giuseppe Peduzzi e Emilio Mangiavacchi non furono mai recuperati. Gli italiani sopravvissuti furono Albina Bassani, nella Carlin Goldenberg, Argene Genovesi, Emilio Portaluppi e Luigi Finoli. Albina Bassani, dopo la tragedia, presentò un reclamo per la perdita di proprietà e si stabilì in Massachusetts. Morì nel 1960. Nella Goldenberg tornò a New York, divorziò e si trasferì in California. Visse fino all'età di 81 anni. Emilio Portaluppi tentò di salire su una scialuppa travestito da donna, ma cadde in mare e nuotò per 2 ore prima di essere salvato. Morì nel 1974. Luigi Finoli ricevette assistenza dalla Croce Rossa dopo la tragedia. Divenne cittadino americano nel 1914 e continuò a viaggiare per lavoro. Morì in Italia nel 1938. Argene Genovesi, incinta, fu salvata e riportò il corpo del marito in Italia. La loro figlia, nata 7 mesi dopo, visse fino a 96 anni. Sono passati più di 100 anni da quando il Titanic scomparve nell'abisso dell'Atlantico, ma la tragedia continua a ispirare commenti e interesse globale. Le decisioni errate, la scarsa preparazione, la caduta dell'Invincibile e la lotta per la sopravvivenza contribuiscono al fascino inquietante della nave. Recentemente il sottomarino Titan, sceso a 3900 metri di profondità per vedere il relitto del Titanic, ha subito un evento catastrofico. Tutti e 5 i passeggeri a bordo del sub Titan sono morti. Aggiungiamo i loro nomi alla lista delle vittime del Titanic di tutte le nazionalità e provenienze. Se vuoi saperne di più su questa e altre storie legate al Titanic, iscriviti al canale e lasciaci un commento con le tue riflessioni.